Noi siamo oltre la vita e la morte. Anche dopo che ce ne saremo andati, l'adorazione degli dei continuerà. Quindi per noi vita e morte non esistono nel senso comune. Che cos'è la morte? Che cos'è l'inferno? Che cos'è il paradiso? E che cosa c'è dentro di noi? Possiamo conoscere tutto questo attraverso la pratica spirituale. È lì che troviamo la vera verità. Ovviamente questo voi non lo vedrete mai, ma ha arrotolato il suo pene attorno a un bastone di metallo. La storia di questi asceti straordinari che stanno camminando per tutta l'India da 30 anni, migliaia e migliaia di chilometri nudi. Liberarsi da queste cose significa vivere con il minimo indispensabile, cioè impegnarsi per rinunciare a tutto il superfluo. Il nostro obiettivo è questo. Più ci liberiamo dal superfluo, più sperimentiamo la beatitudine interiore. È nelle difficoltà che si ricorda il divino. Avete mai visto qualcuno pronunciare il nome di Dio nella felicità? Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Ci troviamo ad Haridwar, una delle 4 città più sacre dell'India. Geograficamente si trova in un punto unico perché è esattamente il punto in cui il fiume Gange esce dalle montagne dell'Himalaya per entrare nelle pianure del nord dell'India. Un confine simbolico potentissimo, perché le montagne dell'Himalaya rappresentano da sempre il mondo spirituale, l'isolamento e l'ascesi, mentre la pianura rappresenta il mondo umano, la società e la vita quotidiana. Haridwar quindi è il punto in cui questi due mondi si incontrano ed è per questo che viene chiamata la porta degli dei. In India da più di 3000 anni esiste un'idea radicale: che la vita non sia solo questa, che nascita, morte e rinascita si ripetano all'infinito, un ciclo chiamato samsara. E allora, se tutto si ripete, come ci si può liberare da questo ciclo infinito? Questa risposta la custodiscono i sadhu, uomini che fanno una scelta estrema: uscire dal mondo. Il termine sadhu infatti significa colui che va dritto verso l'obiettivo. E quell'obiettivo è uno solo: moksha, ovvero la liberazione. Smettere di nascere, smettere di morire e quindi smettere di tornare. Per farlo rinunciano a tutto: famiglia, denaro e identità. Pensate che spesso attraversano anche un vero e proprio rituale di morte simbolica, come se la persona che erano non esistesse più. Da quel momento in poi vivono ai margini, sulle rive dei fiumi, nei templi, nelle grotte, per strada, senza possedere più nulla. La missione di oggi è tanto semplice quanto complessa, perché stiamo cercando dei sadhu, ma dei veri sadhu, perché qui in una città sacra come Haridwar arrivano migliaia e migliaia di pellegrini ogni giorno e insieme a loro ci sono anche dei criminali, dei furfanti che fanno finta di essere dei sadhu per benedirli ma in cambio dei soldi. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti a non confonderli. Haridwar è uno dei pochi luoghi in cui tutto converge. Maestri, discepoli, pellegrini e persone come noi che stanno cercando risposte. Ma lungo le acque sacre del Gange non tutto si mostra subito. Ci sono luoghi che esistono solo per chi sa vederli. Ed è proprio lì che incontriamo i Naga Sadhu, gli asceti più estremi dell'India. Non sembrano appartenere al mondo che conosciamo, perché stanno cercando qualcosa che va oltre il mondo stesso.
si cospargono il corpo di cenere per ricordarsi che tutto prima o poi finisce. Il corpo, l'identità e l'ego. L'arancione che indossano invece rappresenta la rinuncia, il colore del fuoco, quello che brucia gli attaccamenti, la vita materiale e soprattutto il desiderio. E ogni accessorio e oggetto attorno a loro è un rimando al dio Shiva, il dio della distruzione. Lo venerano proprio perché il loro obiettivo è distruggere l'illusione per arrivare alla verità. Vogliono distruggere tutto ciò che li tiene legati. Il desiderio, la paura e l'idea stessa di sé. I Naga Sadhu usano il corpo come strumento per dimostrare alla mente che non è lei a comandare. Lo spingono al limite e a volte lo puniscono. Digiuni estremi, posture mantenute per anni e privazione e dolore. Il loro guru sembra particolarmente incuriosito dalla nostra ricerca della felicità e così decide di aiutarci a trovare le risposte che cerchiamo. La nostra pratica spirituale è per il bene dell'umanità e del mondo. Ma sai a cosa davvero dobbiamo rinunciare? A ogni attaccamento, come quelli verso i nostri genitori, il mondo, la società, l'amore, il denaro e le proprietà. L'uomo si lascia sedurre da queste cose e le rincorre. Ed è proprio questo che ci imprigiona. Per questo dobbiamo imparare a lasciarle andare. C'è un solo legame che un sadhu non deve mai spezzare, quello con il proprio guru. Il discepolo si affida a lui. Ogni insegnamento, ogni pratica, ogni parola del guru diventa parte del suo cammino. Solo allora il guru comincia a trasmettergli le sue pratiche e la sua conoscenza. Il discepolo si affida a lui con totale fiducia, proprio come un figlio si affida ai propri genitori. Perché voi dedicate tutta la vita a raggiungere il moksha? Moksha significa non dover più rinascere, significa liberarsi definitivamente dal ciclo della nascita e della morte, senza dover rinascere ancora. Ma io per il momento non sto ancora cercando di raggiungerlo, perché sento che il compito per cui sono venuto al mondo non è ancora stato portato a termine. Il mio lavoro per il bene dell'umanità è ancora incompleto. Quello che non riuscirò a completare in questa vita lo porterò a termine in una nuova esistenza, rinascendo ancora una volta. Dimmi, che cos'è la morte? Che cos'è l'inferno? Che cos'è il paradiso? E che cosa c'è dentro di noi? Puoi trovare le tue risposte solo attraverso la pratica spirituale. Lì ti aspetta la verità. Attraverso il cammino che ho seguito, sono arrivato a conoscere me stesso, che cosa ho dentro, chi sono e che cosa sto facendo. So che cosa bisogna fare e per quale scopo bisogna farlo, e attraverso l'austerità ho ottenuto molti poteri. Vivendo nei burroni, nelle grotte, dimorando in solitudine, ho compiuto la mia austerità. Il guru ci parla anche di una pratica che insegna solo ai discepoli più avanzati. Ci racconta di una tecnica molto estrema, che a sua volta ha imparato dal suo maestro per, sconfiggere il desiderio. All'inizio non capiamo fino in fondo cosa voglia dire, finché a un certo punto decide di mostrarcelo e noi rimaniamo a bocca aperta. Praticamente avvolge i genitali attorno a un bastone d'oro e continua a torcerlo lentamente. Poi un discepolo sale sul bastone con tutto il peso. Ok, così. Ovviamente questo voi non lo vedrete mai, ma è impressionante. Naga Sadhu ha arrotolato il suo pene attorno a un bastone di metallo e due uomini si sono appoggiati su questo bastone. È difficile anche descriverlo, perché in realtà quando ha srotolato il pene perdeva sangue, si era fatto male, però in realtà questa è una loro allenamento, addestramento nel scollegare il cervello, non sentire il dolore e anzi rendere il pene, che è uno degli organi più sensibili del corpo, insensibile, per vari motivi ovviamente, sia per non avere nessuna pulsione sessuale e sia anche per controllare tutte le emozioni, tutte le sensazioni e percezioni del corpo, e questa è una prova fortissima che lui è capace di controllarlo. E non avevo mai visto niente del genere, ovviamente. Come si sente adesso? Non è stato estremamente doloroso? È grazie alla mia pratica spirituale e alla devozione che ho acquisito questa forza, che considero un dono ricevuto da Dio, sì. Quindi non usa il pene
come lo usiamo noi. Non... Ma possiamo fare varie cose, appendervi persino pesi o camminare, avvolgerci attorno a una spada oppure sollevare un secchio pieno d'acqua. Questo si chiama Hatha Yoga ed è conosciuto anche come Linga Yoga tra i Naga Sadhu. Il viaggio è appena iniziato, ma ho già avuto la conferma che non tutto sarà facile da comprendere. Però è così affascinante poter essere qui con loro. Mi sento testimone di una realtà sospesa che vede solo chi cerca. Chissà da quanti secoli si ripetono questi gesti. Perché coprite il vostro corpo con la cenere? Ci copriamo il corpo di cenere perché per noi è una fonte di energia spirituale. Dopo averla applicata, entriamo in meditazione e l'energia Kundalini si risveglia fino al terzo occhio, l'Ajna Chakra. Quando raggiunge quel centro, si manifestano poteri spirituali eterni. La cenere custodisce l'energia del fuoco sacro dei nostri rituali. A volte usiamo anche quella proveniente dai luoghi di cremazione. Tanti incontri preziosi, però prendiamoci un attimo per goderci un buon panipuri e per dirvi una cosa molto importante. Beh, con Revolut, aprendo un conto oggi tramite il link che vi ho lasciato in descrizione, avrete 20 euro di bonus di benvenuto con la prima spesa di 1 centesimo. E visto che la usano già 75 milioni di persone nel mondo, se siete tra i pochi che ancora non la conoscono, beh, vi spiego io in 2 parole che cos'è. Revolut è la banca digitale con cui apri un conto in 5 minuti. E tutto dal telefono. La ricarichi facilmente con un'altra carta, con Apple Pay, Google Pay o un bonifico, e hai subito una carta per pagare in Italia, all'estero, online e nei negozi. E per chi viaggia come me c'è la cosa che conta di più. Paghi finalmente nella valuta locale, senza commissioni aggiuntive nei giorni feriali e nei limiti del piano. Questo vuol dire niente più conti rifatti a fine giornata per capire quanto ci hai rimesso nel cambio. E attenzione perché ogni euro speso su spese idonee si trasforma in Rev Points, ovvero punti Revolut che accumuli senza pensarci. Più spendi con Revolut sulle spese idonee e più ne accumuli. E poi li riscatti come vuoi. Gift card dei tuoi brand preferiti. Oppure li converti in migliaia e prenoti soggiorni in tutto il mondo a prezzi scontati. In un periodo come questo in cui sono sempre in viaggio, beh, vi assicuro che fanno una bella differenza. Per dirne una, il volo per l'India l'ho preso con i Rev Points, convertiti in miglia a un prezzo bassissimo. E poi finalmente, una volta atterrati, il cambio valuta non è stato il solito dramma, perché ho pagato ogni cosa dall'app, direttamente nella moneta locale. E poi solo quando mi servivano i contanti li ho prelevati allo sportello senza commissioni Revolut, nei limiti del piano. E ora scansiona il QR code o vai nel link in descrizione per scaricare Revolut, aprire il tuo conto gratuito e portarti a casa 20 euro di bonus. E adesso torniamo alla nostra avventura. Questa è una vera chicca, non pensavo di incontrarli. I signori che vedete lì sono i pandit, ovvero i custodi di un registro antichissimo che si chiama Bai, ovvero il libro della morte. In poche parole sono registri scritti a mano, spesso vecchi centinaia di anni, in cui vengono annotate le famiglie indiane, le linee genealogiche, i decessi e i riti funebri fatti sul Gange. Quando una persona muore, i familiari vengono qui ad Haridwar per fare la cerimonia sul Gange e poi il pandit lo registra sul libro della morte. Quindi diventa una specie di archivio della morte, memoria delle famiglie, traccia del passato sulla terra. E questa tradizione per me è estremamente interessante, perché se da un lato milioni di persone cercano di lasciare una traccia del loro passaggio sulla terra in questo libro, dall'altra parte ci sono i sadhu che vogliono il contrario, vogliono liberarsi di questa vita terrena per raggiungere il moksha. Molti di voi sapranno già che il Gange è uno dei fiumi più grandi al mondo e anche il fiume più sacro qui in India. Però non tutti sanno che il Gange non è soltanto un fiume, ma è una dea vivente, la dea Ganga. Le sue acque purificano il karma dei credenti e immergersi nel Gange infatti significa purificarsi spiritualmente. La città di Haridwar è uno dei posti più sacri per immergersi perché l'acqua è più vicina alla sorgente dell'Himalaya e in più dovrebbe essere simbolicamente meno contaminata dal mondo umano. Simbolicamente però. Eh sì, perché è stato proprio l'uomo a trasformare il fiume più sacro dell'India in uno dei più inquinati del pianeta.
Ma qui credo abbiate capito che la fede e la scienza seguono due strade completamente diverse. E milioni di pellegrini ogni giorno continuano a immergersi e perfino a bere queste acque, convinti che possano purificare il loro karma. Potrebbe anche sembrare un gesto estremo, ma vi assicuro che siamo solo all'inizio di questa storia. Infatti in India gli asceti scelgono una strada molto più dura. Le chiamano tapas, ovvero pratiche di austerità che spingono il corpo oltre ogni limite per rompere il ciclo della vita. C'è chi vive senza mai sedersi, chi digiuna per mesi, chi tiene un braccio alzato per anni e chi percorre migliaia di chilometri strisciando. Sta compiendo un pellegrinaggio fatto di prostrazioni complete, strisciando da Morena fino a Badrinath. Sono 7 mesi che va avanti così strisciando e ci vorranno ancora altri 3 mesi per finire. In tutto quasi 10 mesi di cammino. Lo fa per il Sanatan Dharma, per la pace nel mondo e per la protezione delle mucche. Questo è il cammino di un santo, ma la vera battaglia che sta combattendo la conosce solo lui. È un'offerta per il bene dell'umanità. Questo lo capisci, vero? Abbiamo abbandonato quell'illusione. Incredibile, non pensavo che si fermasse, non lo volevamo neanche disturbare, però ho chiesto delle informazioni a uno dei signori che lo accompagnano e ho detto non ti preoccupare, ti facciamo parlare con lui. E ora probabilmente si è fermato anche lui per riposare un attimo, ma è una storia incredibile, da mesi sta camminando, praticando questa austerità per raggiungere il suo tempio. Una storia veramente straordinaria, ma che qui è comune. Tante persone vengono qui a Rishikesh, a Haridwar, perché sono dei luoghi sacri per loro. Avrete ormai capito che in India la spiritualità non resta nascosta, anzi vive per strada. I sadhu, come vengono chiamati qui gli asceti, condividono la loro vita con i pellegrini, che cercano una benedizione, un insegnamento o semplicemente l'ispirazione di chi ha rinunciato a tutto. E per questa volta basta letteralmente voltare l'angolo per ritrovarsi davanti a qualcosa che mette in discussione tutto quello che credevi possibile. Per farvi capire quanto io mi senta coinvolto in questa storia, mi sento un misto tra emozionato ed eccitato nel raccontarvi la storia di questi asceti straordinari che stanno camminando per tutta l'India da 30 anni, migliaia e migliaia di chilometri nudi, senza scarpe, senza nessuna proprietà. Hanno abbandonato tutto per diventare dei Digambara, tra gli asceti più estremi al mondo. Ovviamente significa non uccidere nessun essere vivente, ma anche nessun insetto e nessun batterio, se possibile. Infatti pensate che loro non si docciano realmente perché pensano che dentro l'acqua ci siano miliardi di batteri, e quindi vedete quei contenitori che portano in mano, quelle brocche, beh, lì dentro c'è dell'acqua con cui bagnano un panno, con cui si lavano a fine giornata per rimanere puliti. Mentre vedete che hanno anche in mano una sorta di piumino fatto con piume di pavone. Quello serve per pulire ogni volta il luogo in cui si siedono, per togliere batteri, insetti, per evitare di ucciderli. Un'altra curiosità, in realtà è una loro regola, loro mangiano soltanto una volta al giorno e il cibo deve essere cucinato e al massimo 3 ore prima, perché non vogliono uccidere i batteri che si creerebbero con la fermentazione. C'è un luogo nel mondo in cui è stata registrata la più alta concentrazione di centenari al mondo e noi siamo qui per scoprire che cos'è la felicità per loro. Iscrivetevi al canale per non perdervi questo episodio. È sempre così, c'è sempre questa festa ogni volta che entrate in città. Sì, è sempre una festa del genere perché Maharaj Ji è una persona molto sacra. Devi pensare che Maharaj Ji è considerato un vero e proprio tempio vivente che porta il Jainismo ovunque vada. E tu perché sei qui? Sono venuto a incontrare Maharaj Ji, a esprimere la mia gratitudine, a vivere un po' con lui, così da ricevere la sua energia, e spero che, dopo averlo incontrato, diventerò una persona migliore. Fermatevi anche solo un attimo a pensarci. Questi 3 uomini camminano da 30 anni completamente nudi. Non possiedono più nulla. Non hanno una casa in cui tornare, non hanno una famiglia da raggiungere e non hanno neanche i documenti che dicano chi sono. Eppure, ogni volta che entrano in una città, vengono accolti da centinaia e centinaia di persone. Grazie anche ai gruppi WhatsApp e sui social, i loro discepoli sanno sempre dove si trovano e si organizzano così per aiutarli ogni giorno. C'è chi cucina per loro, chi offre un luogo dove passare la notte e chi cammina al loro fianco per qualche ora e poi tornare alle proprie vite, con la certezza che il giorno dopo saranno altre persone a prendersi cura di loro.
Ed è questo il paradosso più grande che continuo a ritrovare in India. Più questi uomini si spogliano di tutto e più il mondo sembra prendersi cura di loro. Più lasciano andare e più ricevono. Lo scopo dell'essere di Gambara è liberarsi totalmente dall'attaccamento. Attaccamento significa ricchezza, proprietà, vestiti, famiglia. Liberarsi da queste cose significa vivere con il minimo indispensabile, cioè impegnarsi per rinunciare a tutto il superfluo. Il nostro obiettivo è questo. Più ci liberiamo dal superfluo e più sperimentiamo la beatitudine interiore, più realizziamo la pace interiore. Per liberarci dal karma, quindi, dobbiamo rinunciare ai possedimenti e vivere come monaci nudi, senza proprietà. Pratichiamo la non violenza, ovvero l'arte del vivere e lasciar vivere. Questo cammino significa proteggere noi stessi e tutti gli esseri, dal più piccolo al più grande. Il nostro scopo è non causare violenza a nessuno attraverso di noi. Che differenza può fare? Non importa se cambia qualcosa nel mondo esterno, ciò che conta è che faccia la differenza dentro di noi. È vero che oggi in tutto il mondo ci sono guerre, ad esempio, e che molte persone mangiano carne, quindi viene fatta grande violenza agli esseri viventi. Questo è vero. Perciò mandiamo pensieri benevoli verso quegli esseri e anche verso le persone violente, augurando loro di raggiungere la giusta comprensione e di smettere di uccidere esseri viventi. Ma il nostro obiettivo principale è restare lontani dalla violenza. Nemmeno il più piccolo essere vivente deve essere ferito da noi. Per questo, un monaco di Gambara cerca di fare in modo che nessun essere vivente subisca alcun tipo di violenza attraverso di lui, da nessun punto di vista. Grazie a questa pratica abbiamo ottenuto questo. La nostra mente, la nostra parola e il nostro corpo non generano odio verso nessun essere vivente, né crudeltà, né alcun pensiero o sentimento legato alla violenza. Anche se qualcuno mi insulta, mi rivolge parole dure o arriva perfino a picchiarmi, dentro di me non nasce comunque alcun tipo di sentimento negativo nei suoi confronti. Dobbiamo comportarci con amicizia verso chi ci offende e continuare a volere il suo bene. Quindi la più grande realizzazione di un Digambara è questa, che la violenza scompaia dentro di noi, che anche l'ostilità scompaia dentro di noi, che la cattiva volontà verso gli altri scompaia dentro di noi e che guardiamo tutti con totale imparzialità. Era da tempo che non facevo incontri così stimolanti. Più ricevo risposte e più sorgono nuove domande. Ma nonostante la loro si possa definire una vita estrema, qualcosa dentro di me li capisce. Non tutto, ovviamente, non fino in fondo, ma una parte sì. Capisco il desiderio di liberarsi dal rumore, dal bisogno continuo di avere, apparire, di dimostrare. E capisco la voglia di arrivare a un punto in cui niente ti possiede più. E forse è proprio questo che mi fa paura, perché mi chiedo, davvero per trovare la libertà bisogna arrivare fin qui? O a volte, nel tentativo di distruggere l'ego, rischiamo solo di costruirne uno nuovo ancora più estremo. E non lo so e non riesco a capirlo ancora, però voglio farmi almeno attraversare dal dubbio. Perché davanti a uomini così, la domanda non è semplicemente se siano santi o folli. La domanda è molto più scomoda. Quanto siamo disposti a perdere per scoprire chi siamo davvero? Sulle montagne sacre che circondano Haridwar, dentro una caverna, vive un sadhu che, da anni, non si siede. Ha fatto una scelta radicale: restare in piedi, sempre, giorno dopo giorno, notte dopo notte. Quando un bambino nasce, bisogna insegnargli ogni cosa, proprio tutto. A mangiare, bere, camminare e a vivere. È la madre a guidarlo. Allo stesso modo, quando un discepolo incontra il suo guru, è lui a indicargli il cammino. Anche questa scelta di restare in piedi nasce da questi insegnamenti. Il corpo deve provare dolore.
Perché solo imparando ad andare oltre il dolore si può arrivare alla verità. Anche se il dolore continua a restare dentro, nel corpo. Tutto ciò che vediamo con i nostri occhi non va oltre i 5 elementi. Tutto rientra nei 5 elementi, per questo meditiamo per andare oltre. Nonostante non si senta più nemmeno il proprio corpo. Lui continua a sentire il dolore, la fame, la sete e continua a percepire il mondo. Ma tu non ti identifichi più con ciò che provano i sensi. Come quando parli, senza più rendertene conto, perché si va oltre tutto questo. Vivere nel corpo senza appartenere al corpo. Ecco perché l'austerità e la pratica spirituale si compiono solo per il sé. Il sé è il Brahman supremo. Il sé è tutto. Tutto attorno a noi agisce attraverso il sé. Nulla è oltre il sé e nulla è oltre il Brahman. Tra il devoto e il Dio non rimane più alcuna separazione. Si raggiunge ciò che è eterno. Lì perfino la ricerca si conclude, perché a quel punto non cerchi più qualcosa fuori da te. Diventi tu stesso quello che stavi cercando. Questo è il traguardo. Ogni religione dice che se compi determinate azioni, allora andrai in paradiso, mentre se ne compi altre, finirai all'inferno. Ma il Sanatan Dharma insegna una sola verità. Realizza la tua anima e allora non andrai né in paradiso né all'inferno. Si va oltre entrambi, cioè si va anche oltre la verità e oltre alla falsità. Vivi nel corpo ma non sei il corpo. Respiri ma non sei il respiro. Compi azioni ma non sei legato alle tue azioni. Chi non è più vincolato dal karma non prova paura, non teme nessuno e dentro di lui non nascono né timore né rabbia. Dopo ogni incontro mi porto via la stessa sensazione, come se avessi capito qualcosa ma mai abbastanza. Le riascolto nella testa mentre osservo il Gange e mentre provo a dare un senso a tutto questo. È come se il mio cervello avesse bisogno di tempo per avvicinarsi anche solo un po' a ciò che mi hanno detto. Ho la sensazione che ogni frase, ogni gesto e ogni loro silenzio sia impregnato di qualcosa di antichissimo, una spiritualità che esiste da migliaia di anni, passata da maestro a discepolo, vita dopo vita. E forse è semplicemente troppo presuntuoso pensare di poter comprendere davvero tutto questo in così poco tempo. L'ultimo incontro di questo viaggio è con uno dei pochissimi sadhu al mondo che ha scelto un'austerità ancora più estrema: vivere con il braccio alzato, sempre, tutta la vita, senza mai abbassarlo. Ormai i muscoli del braccio si sono completamente atrofizzati e le articolazioni sono bloccate. Quel braccio è praticamente morto, ma in tutto il paese è diventato un simbolo di rinuncia, di controllo e di totale distacco dal corpo. Lo so, è difficile anche solo immaginarlo, ma a questo punto della storia credo sia chiaro a tutti che quando qualcuno crede davvero in qualcosa, la volontà supera limiti che pensavamo impossibili. Dimmi, quante persone ricordano Dio quando sono felici? I saggi insegnano che è proprio nella sofferenza che ci si avvicina al divino. Chi sa sopportare il dolore è l'unico che può raggiungere la meta. Se uno non riesce a sopportare il dolore, come potrà sopportare il cammino verso la meta? Se dal dolore nasce la felicità, allora come la chiamate? Karma. Non avrei mai immaginato di vivere con il braccio alzato. Ho trascorso 25 anni vivendo tra sadhu e maestri spirituali. Ho viaggiato per il mondo in lungo e in largo. E poi ho scelto questa penitenza del braccio sollevato. Dal giorno in cui ho chiuso questo pugno, non l'ho più riaperto. Ogni sadhu testimonia il proprio cammino attraverso la pratica che ha scelto. Chi ha imparato a lasciare un corpo non teme più nemmeno di prenderne un altro. Noi siamo andati oltre la vita e la morte. Anche quando questo corpo non ci sarà più, la nostra pratica continuerà. Per giorni ho raccolto le storie straordinarie di uomini che cercano letteralmente di scomparire dal mondo. E le loro parole mi hanno costretto a guardarmi dentro mai come prima. Passo la mia vita ad accumulare oggetti, aspettative, conferme, versioni di me da difendere davanti agli altri. E più aggiungo, più faccio fatica a capire chi sono davvero.
Loro invece mi hanno raccontato che hanno scelto il contrario. Invece di aggiungere, tolgono, rinuncia dopo rinuncia, fino a provare a restare soli davanti a se stessi. E non so se questa sia la verità. Non so se per essere liberi bisogna davvero spingersi così oltre. Ma il punto di questa storia non è copiarli. Forse il punto vero sono le domande che restano. Quanto rumore c'è nella mia vita che non mi appartiene davvero? E quanto di quello che inseguo ogni giorno lo desidero veramente io? Non lo so. Tornerò a casa con più dubbi di prima. Ma forse è giusto così. Perché alcuni viaggi non servono a trovare risposte. Servono a farmi domande migliori. E mentre torno a casa, sento che questo viaggio è solo appena iniziato.